Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questa bellissima clutch. È una clutch molto particolare, pensata per l'inverno. Infatti ho utilizzato una ligra e un filato effetto pelliccia per renderla così particolare. Come potete vedere ho utilizzato dei colori a contrasto, ho utilizzato un grigio melange molto chiaro, sembra quasi bianco, e un filato color Tiffany, e questo è l'effetto. Voi se volete potete utilizzare qualsiasi altro tipo di colore o magari utilizzare il filato effetto pelliccia brillantinato. Spero tanto di ricevere qualche foto delle vostre clutch attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Come potete vedere, questo è l'interno. La clutch non è affoderata perché sto preparando il video su come realizzare la fodera, come mi è stato chiesto da alcune di voi, e in settimana pubblicherò anche quello. Vedete, si chiude perfettamente e se c'è bisogno con le mani si dà una piccola aggiustatina. Al momento la clutch rimane un pochino morbida proprio perché non c'è la fodera dentro. Comunque adesso vi lascio alla spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: una chiusura da 22 centimetri. Prendo la misura proprio qui dalla parte più esterna, quella più esterna dall'altro lato, e vedete ho 22 centimetri. 100 grammi di filato effetto pelliccia, ogni gomitolo è lungo circa 60 metri. Questo è color grigio melange, vedete c'è la parte interna più scura e la parte esterna più chiara. Circa 150 grammi di fettuccia, questa è una fettuccia di ligra color Tiffany Lurex, quindi è brillantinata, dal video non si vede, è fina circa 1 millimetro ed è larga 3 centimetri circa. Questo è un avanzo della fettuccia che ho utilizzato per realizzare la clutch a punto stella. Un uncinetto numero 7, vi consiglio di vedere sempre se va bene per la vostra mano, dei marcapunti, un ago da lana. Allora prendo la fettuccia, prendo il mio uncinetto, realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 16 catenelle. Una volta caricate le 16 catenelle, vedete sono molto elastiche, prendo il metro e vi dico con esattezza quanto misurano. Ho una lunghezza di circa 14 cm. Adesso lavoro una catenella, salto la catenella appena lavorata, giro la catenella in questo modo e vado a lavorare prendendo queste linguettine. Quindi non lavoro la catenella nel modo classico, ma in questo modo, così poi ottengo un lavoro più rifinito. Adesso entro qui nella prima linguettina disponibile, così, e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo, ossia la linguettina successiva, e lavoro un punto basso. Entro nella linguettina successiva e lavoro un punto basso.
e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella così, quindi lavoro un punto basso per ogni linguettina disponibile. E lavorando la catenella in questo modo, la parte sotto vedete come rimane bella rifinita? Proprio come il sopra. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della catenella, noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Alla fine di questo giro devo avere un totale di 16 punti bassi. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, questo è il risultato. Adesso ho un totale di 16 punti bassi e come potete vedere la catenella rispetto all'inizio si è allargata di tanto. Adesso cosa faccio? Allargo leggermente la solina, giro in questo modo il lavoro, entro qui nell'ultimo punto basso lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Quindi alla fine di questo giro devo avere sempre un totale di 16 punti bassi. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità della fine, così vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho sempre un totale di 16 punti bassi. Cosa faccio? Allargo leggermente la solina, giro il lavoro, entro qui nell'ultimo punto basso lavorato nel giro precedente e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. E adesso, come ho fatto nel giro precedente, semplicemente vado a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Quindi mi devo ritrovare sempre con un totale di 16 punti bassi. Una volta terminato questo giro, inizio sempre come vi ho appena fatto vedere e lavoro un altro giro di punto su punto a punto basso e poi semplicemente continuo a ripetere questo giro fino ad arrivare ad un'altezza di circa 15 centimetri. Come prendo questa misura? In questo modo prendo la mia chiusura, la apro completamente, prendo la misura dell'altezza, questa misura qui. Vedete? La mia chiusura è aperta alta 17 cm. Io prendo la misura interna, quindi devo avere una misura di circa 15 cm. Quindi adesso continuo a ripetere questo passaggio fino ad arrivare all'altezza di 15 cm e poi noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho completato il rettangolo, ho lavorato un totale di 14 giri di punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Adesso, prima di farvi vedere come contornare tutto il fondo, vi dico con esattezza le misure. Ho 20 cm di larghezza, quindi vedete 2 cm in meno rispetto alla misura della molla e 15 cm e mezzo di altezza, quindi la misura adatta per la mia chiusura. E vedete, se adesso l'appoggio sopra ho tutta la parte interna della chiusura riempita. Quindi con il giro di contorno che adesso vado a lavorare raggiungo la misura esatta sia in altezza che in larghezza della molla. Quindi cosa faccio? Questa è l'ultima riga appena lavorata. Io adesso vado a lavorare dall'altro lato, qui, e cosa faccio? Rientro qui nell'ultimo punto appena lavorato e lavoro un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto.
Adesso entro qui nel primo forellino che si presenta e lavoro un punto basso. Entro nel forellino successivo, questo, e lavoro un punto basso. Vedete? Subito dopo c'è questo forellino, entro e lavoro un punto basso. Subito dopo c'è un altro forellino, entro e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga in questo modo, quindi per ogni forellino disponibile lavoro un punto basso. Vedete qui c'è un ultimo forellino, allargo bene il tutto e lavoro un punto basso e ho completato questa riga, quindi non contando il punto marcato ho un totale di 13 punti bassi. Adesso cosa faccio? Entro qui nel primo punto della riga orizzontale e lavoro un punto basso, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso, rientro sempre in questo punto e lavoro un terzo punto basso. In questo modo ho creato l'angolo. Adesso cosa faccio? Semplicemente lavoro tutto il resto della riga punto su punto a punto basso fino ad arrivare qui all'ultimo punto dove noi ci rivediamo per vedere come continuare. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso devo lavorare l'ultimo punto di questa riga e cosa faccio? Proprio come per l'altro lato vado a lavorare 3 punti bassi tutti in questo punto. Ed ecco qui il secondo angolo. Adesso giro il fondo e vado a lavorare l'altro lato, proprio come ho fatto prima, quindi lavoro un punto basso per ogni forellino che mi si presenta. Quindi mi raccomando, se dall'altro lato ho lavorato 13 punti bassi, anche da questo lato devo lavorare 13 punti bassi. Poi una volta arrivata qui al primo punto della riga orizzontale, lavoro l'angolo composto da 3 punti bassi lavorati tutti nello stesso punto e poi continuo a lavorare punto su punto fino ad arrivare qui all'ultimo punto disponibile dove noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato anche il terzo angolo, adesso ho lavorato tutta la riga orizzontale a punto su punto a punto basso e sono arrivata proprio qui in prossimità dell'ultimo punto dove, se vi ricordate bene all'inizio, ho già lavorato un punto basso, quindi adesso per lavorare il quarto angolo devo soltanto lavorare 2 punti in questo punto. Così. Adesso, senza chiudere il giro, taglio il filo e lascio un pochino di filo. Poi sfilo l'uncinetto e con l'aiuto di un ago vado a lavorare una chiusura invisibile. Quindi, come potete vedere, qui c'è il marcapunto, salto il punto con il marcapunto, entro nel punto precedente e prendo il punto intero, vedete ho preso tutte e due le asoline e faccio passare l'ago e tiro il filo fino ad avere più o meno la stessa grandezza di tutti gli altri punti. Adesso cosa faccio? Salto sempre il punto con il marcapunto, entro nel punto dove ho tagliato il filo, entro nel centro, quindi prendo soltanto l'asolina di dietro, questa qui, e prendo anche questa asolina di sotto,
vedete? Così, e faccio passare il filo. Adesso tolgo questo marcapunto perché mi dà fastidio e vado a stringere bene la cucitura in modo tale da avere la stessa grandezza del punto. Adesso sul rovescio del lavoro entro nella prima asolina disponibile e lavoro un nodino per poter bloccare la cucitura. Tiro bene il filo, entro in un'altra asolina vicino e per sicurezza do un secondo nodino. E adesso, sempre con l'aiuto dell'ago, attraverso le varie asoline dei diversi punti bassi lavorati, vado a nascondere questo filo. Così. Perfetto. Dopo continuo a nascondere il filo, per il momento vi ho fatto vedere come fare e il mio fondo è terminato e come potete vedere con la chiusura invisibile non si vede niente. Adesso non vi preoccupate se il fondo rimane ondulato o comunque si arriccia, è normale. Come potete vedere ho appoggiato la chiusura aperta sul fondo e adesso ho la misura esatta, ossia la stessa grandezza della mia chiusura. Adesso cosa faccio? Riprendo sempre la fettuccia e vado a lavorare un giro di punto basso in costa indietro. Quindi cosa faccio? Realizzo un cappietto, inserisco al suo interno l'uncinetto, prendo il fondo, parto da un qualsiasi punto. Come potete vedere, il punto è composto da due asoline, io entro al centro del punto e prendo soltanto l'asolina di dietro. In questo modo vi faccio rivedere il passaggio. Vedete? Adesso carico il filo sull'uncinetto, ho ben due asoline sull'uncinetto, sposto il filo iniziale e chiudo le due asoline insieme. In questo modo mi sono agganciata e ho anche già lavorato un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso lascio questo filo in orizzontale per nasconderlo, entro nel punto successivo e sempre in costa indietro lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e sempre in costa indietro lavoro un punto basso. E semplicemente adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso in costa indietro. Mi raccomando, non vi sbagliate. Qui è dove ho praticato la chiusura invisibile, vedete, prendo sia la chiusura che il punto sottostante e lavoro un punto basso. Allora, questo è il risultato della lavorazione in costa indietro, vedete, sto creando già la partenza per la parte alta della borsa. Io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso in costa indietro e noi ci rivediamo qui in prossimità della fine per vedere come continuare la lavorazione. Alla fine di questo giro devo avere un totale di 66 punti bassi. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato tutti i 66 punti bassi e questo è il risultato e vedete già grazie a questo giro il fondo è più stabile, anche se continua a piegarsi, ma non vi preoccupate. Adesso vedete ho lavorato l'ultimo punto, cosa faccio? Senza chiudere il giro, taglio il filo
E proprio come ho fatto per l'angolo vado a lavorare una chiusura invisibile. Quindi prendo l'ago, lo inserisco qui nella parte tagliata, salto il punto con il marcapunto ed entro nel punto successivo, prendo il punto intero e faccio passare il filo. Adesso torno indietro, entro al centro del punto dove ho tagliato il filo, prendo anche l'asolina sottostante e faccio passare il filo e stringo fino ad ottenere un punto della stessa misura di tutti gli altri punti. Adesso sul rovescio del lavoro vado a bloccare la cucitura con un nodino. Adesso non vi faccio vedere tutto il passaggio per non rendere il video troppo lungo, ma semplicemente dopo vado a dare un altro nodino e poi nascondo il filo come vi ho fatto vedere prima. Adesso cosa faccio? Vado a prendere il filato effetto pelliccia, realizzo un cappietto, prendo l'uncinetto, sempre il numero 7, e lo inserisco in questo cappietto e adesso vado ad agganciare il filato. Entro proprio qui nel punto dove ho praticato la chiusura invisibile, prendo il punto intero, carico il filo sull'uncinetto, vedete ho ben 2 asoline sull'uncinetto. Adesso prendo questo filo e lo sposto in modo tale da bloccarlo e chiudo le 2 asoline. Con l'aiuto delle mani sento dove si trovano le 2 asoline del punto ed inserisco un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso questa cotina la lascio in orizzontale per nasconderla, poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi raccomando, i punti vanno presi interi. E semplicemente adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso. Devo lavorare sempre un totale di 66 punti bassi. Questo primo giro è abbastanza facile da lavorare perché la base di appoggio è lavorata con la fettuccia e quindi si riconoscono molto bene i punti. Dal prossimo giro diventerà più difficile lavorare questo tipo di filato. Io adesso vado avanti con la lavorazione, noi ci rivediamo qui in prossimità della fine per vedere come continuare il tutto e soprattutto come riconoscere i punti. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho sempre un totale di 66 punti bassi, vedete? Piano piano la borsetta si sta stabilizzando. Adesso ho appena lavorato l'ultimo punto, quindi cosa faccio? Senza chiudere il giro ma continuando a lavorare a spirale, tolgo questo marcapunto e faccio attenzione a non perdere il punto, inserisco l'uncinetto al suo posto e lavoro un punto basso. Adesso con l'aiuto delle mani trovo subito il punto appena lavorato e vado subito ad inserire un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso, come potete vedere, questo tipo di filato è molto difficile da vedere, quindi dovete lavorare con l'aiuto delle mani. Quindi con le mani tocco i vari punti, ecco qui c'è il primo forellino, quindi qui c'è un punto. Io entro con l'uncinetto e lavoro un punto basso. Adesso sempre con l'aiuto delle mani tocco, qui vedete ho appena lavorato un punto, quindi cerco nel punto successivo, ho trovato un secondo forellino e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro, quindi con l'aiuto delle mani trovo i vari forellini dei diversi punti, vedete qui ne ho uno, poi lavoro un punto basso e
semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro. Devo avere sempre un totale di 66 punti bassi. Il mio consiglio è quello di contare ogni giro quanti punti lavorate, in modo tale da rendervi subito conto se c'è qualche punto in più o qualche punto in meno. Una volta arrivata qui, ricomincio il giro come vi ho fatto vedere, quindi sempre continuando a spirale, e continuo a lavorare così punto su punto a punto basso fino ad arrivare ad un'altezza di circa 6 cm. Quindi adesso lavoro questi centimetri di altezza e noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione a spirale del filato effetto pelliccia, sono arrivata all'altezza di 6 cm e questo è il risultato, e vedete la borsettina già è quasi stabile. Ho sempre un totale di 66 punti bassi, mi raccomando. Adesso cosa faccio? Sempre facendo attenzione a non perdere il punto, tolgo il marcapunto, poi entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella, sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo e ecco il risultato. La prima parte della borsetta è terminata. Adesso cosa faccio? Vado a riprendere la fettuccia. Realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto al suo interno e inserisco l'uncinetto qui dove ho appena chiuso il giro. Mi aiuto sempre con le mani. Carico il filo sull'uncinetto, vedete ho 2 asoline. Adesso prendo il filo iniziale, lo sposto in questo modo e chiudo le 2 asoline. In questo modo ho lavorato un punto basso. Adesso prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso lascio queste 2 codine in orizzontale per nasconderle, poi sempre con l'aiuto delle mani tocco, trovo il forellino del secondo punto e lavoro un punto basso. Adesso sempre con l'aiuto delle mani tocco, trovo il forellino, eccolo qui, e vado a lavorare un punto basso. E adesso semplicemente in questo modo continuo a lavorare tutto il resto del giro, quindi lavoro un semplice giro di punto su punto a punto basso e alla fine di questo giro devo avere sempre un totale di 66 punti bassi. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione perché, come vi ho già detto, questo filato è molto difficile da vedere. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo in prossimità della fine per vedere come continuare. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso la borsettina è praticamente stabile, quindi ha preso la sua forma. Ho lavorato ben 66 punti e adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto senza chiudere il giro ma continuando a lavorare a spirale, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Poi prendo un marcapunto e segno questo punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso.
Questo giro è veramente molto semplice perché con la fettuccia posso vedere bene tutti i punti e quindi non ho bisogno di aiutarmi con le mani. Io adesso vado avanti con la lavorazione di questo giro e noi ci rivediamo qui per vedere come terminare la lavorazione. Mi raccomando, devo avere sempre un totale di 66 punti bassi. Come potete vedere, ho terminato anche questo secondo giro di punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Vedete, questo giro, oltre a dare, diciamo, un po' di movimento alla nostra clutch, serve anche per stabilizzare il filato pelliccia, che è un filato morbido. Adesso, senza chiudere il giro, taglio la fettuccia. Sfilo l'uncinetto e con l'aiuto di un ago vado a praticare un'altra chiusura invisibile, sempre nello stesso modo. Ok, una volta fatta la chiusura, sistemo bene i vari fili e sul rovescio del lavoro vado a bloccare la cucitura con un nodino. Per sicurezza lavoro un secondo nodino e adesso non mi rimane altro da fare che andare a nascondere questa codina attraverso le varie asoline dei diversi punti bassi lavorati. Ok, fatto questo passaggio, riprendo il filato effetto pelliccia, realizzo il mio solito cappietto, inserisco al suo interno l'uncinetto e entro qui nel punto dove ho appena lavorato la chiusura invisibile e lavoro un punto basso, proprio come ho fatto anche ad inizio giro di sotto. Adesso, sempre con l'aiuto delle mani, sento dove c'è il punto e inserisco un marcapunto. E adesso semplicemente vado a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante. Quindi questo giro è veramente molto semplice da lavorare perché la base è lavorata in fettuccia e quindi vedo tranquillamente tutti i punti.
Adesso continuo a lavorare così, punto su punto a punto basso, tutto il resto del giro. Devo avere sempre un totale di 66 punti bassi. Una volta arriva da qui, proprio come ho fatto nel giro sottostante di pelliccia, continuo a lavorare a spirale e continuo a lavorare sempre punto su punto. Mi raccomando, aiutatevi con le mani. Io adesso vado avanti a lavorare così punto su punto a punto basso, tanti giri fino ad arrivare ad un'altezza di circa 6 cm e noi ci rivediamo quando ho raggiunto l'altezza da me desiderata. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, questo è il risultato, guardate che carina. Ho raggiunto un'altezza di 6 cm, quindi adesso vado a tagliare il filato effetto pelliccia che è anche praticamente terminato e vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Quindi adesso senza perdere il punto tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Lavoro una catenella, taglio il filo, sfilo l'uncinetto, adesso tiro bene il filato, sistemo bene la borsettina che vedete non si piega più, riprendo la fettuccia, realizzo un cappietto, inserisco al suo interno l'uncinetto e adesso con l'aiuto delle mani trovo il punto dove ho chiuso il giro, vedete qui c'è un forellino, quindi inserisco l'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto, ho ben 2 asoline, adesso questa codina la sposto in questo modo e chiudo le 2 asoline insieme e in questo modo ho lavorato un punto basso. Prendo un marcapunto e segno questo punto. Adesso sempre con l'aiuto delle mani tocco e trovo il forellino successivo, eccolo qui, quindi entro e lavoro un punto basso. Sempre con l'aiuto delle mani tocco, trovo il forellino successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro. Quindi lavoro un semplice giro di punto su punto a punto basso. Alla fine di questo giro devo avere sempre un totale di 66 punti bassi. Io adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro e noi ci rivediamo qui in prossimità della fine per vedere come montare il manico. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto il resto del giro a un totale di 66 punti bassi e questo è il risultato. Adesso qui sembra che manchi un punto, ma in realtà è il punto di chiusura del giro, quindi non vi preoccupate. Cosa faccio? Taglio la fettuccia, sfilo il filo in questo modo e sempre con l'aiuto di un ago vado a praticare una chiusura invisibile, sempre nello stesso modo. Adesso blocco la chiusura con un nodino, sempre lavorato sul rovescio del lavoro e guardate il risultato. Vedete, in questo modo il giro è bello rifinito, non si vede alcuno scalino antiestetico
e poi la borsettina, una volta montata la chiusura, sarà perfetta. Adesso lavoro un secondo nodino. E attraverso le varie asoline dei diversi punti bassi vado a nascondere questo filo in eccesso. Perfetto. Dopo termino di nascondere bene questo filo, adesso cosa faccio? Metto un attimo da parte la borsettina, anzi, prima vi dico con esattezza quanto misura. Partendo proprio dal fondo ho un'altezza di 16 cm, anche 16 e mezzo. Adesso metto un attimo da parte la borsettina e vi faccio vedere come rivestire la molla. Questo passaggio è molto importante perché così non si vede il ferro della molla. Quindi mi raccomando, non saltate questo passaggio. Allora, prendo la fettuccia, la giro qui intorno alla chiusura, lascio un pochino di spazio in modo tale da non dar fastidio all'ingranaggio e faccio passare in questo modo la fettuccia. Adesso, prima di andare avanti, prendo un ago con del filo. Alla fine dei fili ho fatto alcuni nodini per poi poter bloccare la cucitura. E cosa faccio? Vado a dare qualche puntino per fissare bene questa parte. Così. Mi raccomando, prendo sia la parte appena girata che la parte di sotto della fettuccia. Se volete potete utilizzare anche della colla per tessuti e incollare questa parte. Io, se devo essere onesta, preferisco dare due puntini con l'ago. Ok, una volta bloccata tutta la parte, do due nodini per bloccare la cucitura. Adesso faccio un nodino volante. Faccio passare l'ago attraverso la fettuccia e taglio il filo.
Adesso questa cucitura la giro in modo tale da farla venire nella parte sottostante della molla e continuo a rivestire tutta la mia molla. Quindi cosa faccio? Tiro il più possibile la fettuccia e la passo in questo modo. Adesso semplicemente continuo a ripetere questo passaggio per tutto il resto della molla fino ad arrivare qui, lascio sempre un pochino di spazio come ho fatto all'inizio e poi con l'aiuto dell'ago e del filo do alcuni puntini e blocco il tutto. Lo stesso ripeto dall'altro lato e così ho rivestito la mia molla. Allora, come potete vedere ho rivestito tutta la mia chiusura e questo è il risultato, vedete questa è la parte di dietro e questa è la parte davanti. Adesso non mi rimane altro da fare che andare a dividere la borsa in due metà perfette e montare la chiusura. Allora parto dal lato diciamo verticale del fondo, vedete qui dove c'è l'angolo composto dai tre punti bassi nello stesso punto. Io conto dal primo punto basso, quindi vedete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 con il primo punto basso del secondo angolo. Adesso cosa faccio? Faccio 15 diviso 2 ed ottengo 7 e mezzo. Quindi conto sempre partendo dal primo punto basso dell'angolo 7 punti e qui nell'ottavo punto inserisco un marcapunto perché qui si trova la metà del mio lato. Spero di avervi spiegato bene questo ragionamento. Vedete qui mi rimangono 7 punti, ho 7 punti anche dall'altro lato. Una volta diviso il fondo a metà, prendo in considerazione il marcapunto, vado dritta e così ho trovato la metà perfetta della borsa. E qui vado ad inserire proprio un marcapunto. Adesso ripeto questo passaggio anche sull'altro lato della borsettina. Ho diviso a metà la borsettina, vedete se piego ho due metà perfette. Se volete proprio essere sicuri, contate quanti punti avete da un lato e dall'altro, se avete uno stesso numero di punti, la metà è perfetta. Nel mio caso ho 33 punti da una parte e 33 punti dall'altra. Adesso prendo la molla, la posiziono in questo modo, vedete la parte dell'ingranaggio deve coincidere con il punto segnato dal marcapunto. Poi prendo un pezzettino di fettuccia e lo inserisco al posto del marcapunto.
e dopo aver posizionato bene la chiusura blocco questa parte con dei nodini, così. Mi raccomando, stringete il più possibile perché la molla non si deve muovere. Adesso ripeto questo passaggio anche dall'altro lato. Ok, adesso vedete la molla alla stessa grandezza della borsa e non mi rimane altro da fare che andarla a cucire. Quindi riprendo la fettuccia, parto dal lato, vedete qui c'è il punto dove ho bloccato la chiusura, salto questo punto, inizio a contare 1, 2, 3. Qui nel terzo punto inserisco l'uncinetto in questo modo e prendo il punto intero logicamente. Mi aggancio alla fettuccia in questo modo e faccio passare il filo attraverso il punto. Tiro bene il tutto, prendo questa cotina iniziale e la sposto in questo modo e adesso lavoro una catenella così. Tiro bene la parte iniziale e in questo modo mi sono agganciata. Sistemo bene il punto. Adesso prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui ho iniziato la cucitura della molla. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Quindi vedete, tiro bene il filo, una volta arrivata qua su, chiudo il punto. Con le mani mi aiuto e sistemo il punto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Vedete, la cotina iniziale l'ho messa in orizzontale in modo tale da nasconderla. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Con le mani mi aiuto, sistemo il punto e vado avanti. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutta questa parte punto su punto a punto basso, così. E vedete, questo è il risultato. Io adesso vado avanti a lavorare tutto punto su punto a punto basso e noi ci rivediamo qui in prossimità della metà molla, così vi faccio vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato tutto punto su punto a punto basso come vi avevo detto e questo è il risultato. Vedete? Adesso, come potete vedere, devo lavorare gli ultimi due punti prima della parte bloccata. Quindi cosa faccio? Entro nel punto successivo e come ho fatto fino adesso lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo, sia l'ultimo punto prima del punto bloccato con la fettuccia e lavoro un punto basso. Adesso tolgo questa fettuccia perché non mi serve più.
lavoro una catenella, salto il punto corrispondente, quindi quello dove avevo messo la fettuccia, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi raccomando, fate molta attenzione a superare la parte dell'ingranaggio. Vedete? La catenella si deve trovare sotto l'ingranaggio e non sopra, altrimenti poi avete difficoltà con la chiusura della borsa, viene difettosa. Adesso cosa faccio? Semplicemente lavoro tutto il resto dell'altra metà punto su punto a punto basso fino ad arrivare qui al punto prima del punto dove ho bloccato la molla, dove noi ci rivediamo per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho quasi terminato di rivestire la chiusura e vedete, per comodità ho anche spinto i punti verso l'esterno. Ho appena lavorato l'ultimo punto basso prima della parte dove ho bloccato la chiusura, qui dove c'è la fettuccia. E adesso cosa faccio? Proprio come ho fatto dall'altro lato, vado a togliere questa fettuccia perché non mi serve più. Adesso lavoro una catenella, se c'è bisogno sistemo anche i punti sottostanti, salto il punto dove avevo inserito la fettuccia, il marcapunto, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Mi raccomando, fate sempre attenzione qui, la catenella si deve trovare sotto l'ingranaggio e non sopra. Adesso mi rimane l'ultimo punto da lavorare, vedete qui dove mi sono agganciata, qui c'è un punto, quindi entro e lavoro un punto basso. Adesso, senza chiudere il giro, taglio il filo e sfilo l'uncinetto in questo modo. Qui, nella parte finale, inserisco un ago. E adesso vado a lavorare una chiusura invisibile, proprio come ho fatto per tutto il resto della borsa. Se c'è bisogno eliminate eventuali filettini. E adesso cosa faccio? Salto la parte dove c'è il marcapunto, entro nel punto successivo, prendo il punto intero e faccio passare il filo. Torno indietro nel punto dove ho tagliato il filo, entro proprio nel centro, se c'è bisogno sistemo le varie asoline qui dei punti e come vi dicevo torno indietro nel punto dove ho tagliato il filo, entro nel centro del punto, prendo soltanto l'asolina di dietro e l'asolina subito sotto e faccio passare il filo. Sistemo bene il tutto proprio come ho fatto per tutto il resto della borsa. E adesso sul rovescio del lavoro vado a bloccare la cucitura. Quindi entro in una qualsiasi asolina
del punto basso sottostante e lavoro un nodino. Per sicurezza ne lavoro anche un secondo. E adesso, sempre passando attraverso le varie asoline dei diversi punti bassi, nascondo il filo. Questo passaggio non ve lo faccio vedere perché già ve l'ho fatto vedere per tutti gli altri punti. Adesso sistemo bene qui la catenella sotto l'ingranaggio della molla. Ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato, sistemo bene la borsa e faccio la prova del 9, ossia chiudo la borsettina e vedo se risulta difettosa oppure no. Ecco qui, la borsettina si chiude perfettamente e guardate che carina. Con le mani aiutatevi, sistemate bene la borsettina, sistemate bene il manico. Se rimane leggermente aperto, spingete bene i punti verso l'interno in modo tale da chiudere completamente il manico. Così. E guardate che bella, proprio una perfetta borsettina invernale. Devo dire molto moderna, quindi adatta anche se volete regalarla a delle ragazze giovani, e la potete realizzare in tutti i colori e magari se non vi piace la parte centrale potete anche non metterla, potete farla più alta, vi basterà utilizzare qualche gomitolo in più di filato. Spero tanto che la spiegazione vi sia piaciuta, nel caso lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se volete potete mettere anche una catenella e vi basterà mettere i moschettoni uno da un lato e uno dall'altro, quindi è veramente molto semplice. Spero tanto di ricevere qualche foto delle vostre borsettine attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione. Per questa borsa ho deciso di realizzare un fondo rettangolare. Se non vi dovesse piacere e preferite il fondo ovale, potete tranquillamente guardare il tutorial della mia clutch appunto stella dove appunto ho realizzato un fondo ovale. Io adesso vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta con la spiegazione della fodera di questa bellissima borsa che poi potete utilizzare anche per le altre borse. E grazie mille per seguirmi, ciao ciao!